Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 3 al 9 novembre. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura. Andiamo a vedere come andrà la vostra settimana, le vostre energie, i segni zodiacali da attenzionare, poi ovviamente vedremo l'ambito amore e poi il lavoro e le finanze. Allora, come prima carta troviamo una carta di realizzazione. Il Giglio ci porta anche pace, serenità, un momento di tregua da quelle situazioni più difficili e complesse. Solitamente è anche una carta di realizzazione o l'opportunità di andare a sistemare e migliorare un qualcosa che magari ci portiamo dietro da un po' di tempo. Quindi partiamo già con una buona indicazione, poi abbiamo gli uccelli che parlano di fermento, di movimento, di agitazione, forse ansia o varie problematiche legate però principalmente alla comunicazione, magari notizie, informazioni, cose che ci vengono dette che potrebbero darci un po' fastidio o crearci un po' di tensione, quindi tante cose che si muovono in fretta e dobbiamo fare attenzione sia a dare adito e credito alle cose insomma più giuste, più adatte, quelle meno pesanti e difficili per noi e poi ovviamente concentrarsi appunto solo sulle cose più importanti. L'altra carta è la fanciulla o il fanciullo, carta abbastanza positiva soprattutto per ritrovare la serenità e per i nuovi inizi o cose che giungono a noi, quindi novità, occasioni, magari la possibilità di trovare un po' di spazio sia per rilassarsi o degli eventi per divertirsi, anche degli inviti, però in qualche modo si può cercare un attimo di pausa positiva, abbiamo detto estremamente positiva, però lo è anche per quelle situazioni più complesse. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario e abbiamo anche un po' quelli di Acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso andiamo a vedere come queste energie si riflettono negli altri ambiti. Partiamo con l'amore. Ambito amore e relazioni, ovviamente coppia single, però magari alcune indicazioni possono essere utili per le vostre relazioni più importanti, famiglia, amicizie, quindi chiedo sempre di ascoltare le varie carte con i loro significati e adattarle a quello che state vivendo. Troviamo la stella alpina che in genere si tratta di una carta che indica l'attaccamento sia in senso positivo che negativo. Adesso vediamo in base alle varie carte cosa ci vogliono dire. Troviamo la digitale. Si può trattare di qualche dubbio, di qualche sospetto o di qualche situazione che è ancora poco chiara a noi. E poi abbiamo il fiordaliso. Questa va già a dirci che ci sono comunque possibilità, come abbiamo visto dalle vostre energie principali, di ritrovare serenità, felicità e chiarimento. Quindi vi vogliono dire che tendenzialmente può saltar fuori qualcosa di fastidioso e infatti non a caso abbiamo visto che può esserci un po' di tensione soprattutto sulle comunicazioni, sulle cose dette, non dette, sulle incomprensioni. Ecco perché quando escono carte del genere consiglio sempre di fare attenzione a soppesare bene quello che ci viene detto oppure a fare delle richieste ben
ben precise e fare chiarezza, così si possono evitare immediatamente alcune circostanze che possono essere fastidiose, però possono essere subito chiarite. E infatti, come vi dicevo, abbiamo carte abbastanza positive. Una cosa magari che può essere interessante per tutti è proprio la possibilità di riuscire a riportare il rapporto in tranquillità, in serenità, un rapporto bello, solido, importante, oppure nelle fasi un po' più difficili, critiche, una fase di miglioramento. Per i single queste carte indicano la chiarezza, la lucidità di poter capire tante cose che sono successe precedentemente e anche nel vostro presente, quindi se state frequentando qualcuno o se c'è qualcuno di vostro interesse, in realtà potrebbe esserci la possibilità di capire intelligentemente chi avrete di fronte, chi avete e quindi magari prendere una scelta importante di felicità, di sincerità, prima di tutto verso voi stessi, quindi da un lato è vero che c'è la possibilità di chiarimento e quindi di parlare, di vedere, diciamo, sentire in qualche modo e quindi è il rapporto che si tranquillizza in un certo senso. Dall'altro lato magari invece sapete di dover lasciare andare alcune cose e quindi mettervi in una condizione molto più positiva per voi verso effettivamente un nuovo inizio, come abbiamo già visto dalle vostre energie principali. E adesso andiamo a vedere la parte del lavoro, delle finanze. Troviamo la carta del denaro, poi la carta dell'ammalato. In senso generico per le finanze, ovviamente queste carte possono indicare qualcosa che non deve essere affrettato, potrebbe esserci o un imprevisto, qualcosa che voi magari già sapete di affrontare e allora meglio mettere in stand-by progetti e idee o spese troppo costose, troppo impegnative. Si tratta poi ovviamente non solo di denaro, ma di tempo, di energie a livello psicofisico da non disperdere, perché magari ci si deve concentrare su un qualcosa, oppure potreste essere momentaneamente bloccati e quindi è vero concentrarvi su questo inizio, ma forse potrebbe essere proprio il momento giusto per valutare tutto quello che avete a disposizione, perché in realtà salta fuori la possibilità di già iniziare nel corso della settimana. Io parlo poi in senso lato di progetti di lavoro, idee da mettere in moto, può essere un progetto che riguarda voi stessi, le vostre passioni o anche lo studio, la ricerca di qualcosa proprio che vi può far star bene sia a livello, diciamo, di salute per voi stessi e anche ovviamente a livello economico e finanziario. Quindi vediamo già nel corso vari sviluppi, magari la prima parte della settimana di fare un po' più di attenzione, riflettere attentamente e poi prepararsi effettivamente questa bellissima carta Gran Consolazione. Ci parla di ostacoli superati, ci parla di incontri importanti, magari positivi per collaborazioni, aiuto, sostegno, ma non solo, anche per chi è in cerca di lavoro. Questa carta ci vuole dire anche perché che magari per alcuni di voi può essere importante un viaggio, uno spostamento o anche l'organizzazione di queste cose. Comunque bisogna sfruttare in questa settimana la vostra capacità di comunicazione, gli scambi per possibili miglioramenti, guadagni, nuove entrate, cose che si possono sviluppare successivamente. Quindi in realtà anche per chi è in cerca di lavoro possono arrivare delle novità interessanti. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!